Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Il Busino di Anna. Oggi, come vedete, il nostro progetto sarà la borsa chiamata Sanna, nodo giapponese. Vi faccio vedere aperta, così, così si chiude, in questo modo. E le metteremo nel braccio, così da non avere le mani occupate quando andiamo in giro. Molto morbida perché è fatta con ciniglia morbidissima, facile da realizzare, veloce, con poco tempo e con poco filato si ottiene questa borsetta. Prima di passare ai materiali, agli strumenti che ci occorrono, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se vi fa piacere, azionare la campanella delle notifiche così da non perdere nessuna novità che io pubblico, un like e un commento. Ok, passiamo agli strumenti e ai materiali che ci occorrono. Eccoci con materiali e strumenti. Ci occorre della ciniglia un po' spessa, tant'è che andrò ad utilizzare uncinetto numero 9, anche se sull'etichetta c'era scritto 10-11, ma siccome è molto morbida la ciniglia poi non ho rigidità, quindi preferisco utilizzare l'uncinetto numero 9. È 200 grammi il gomitolo ed è in questo bellissimo colore grigio tortora. 1 metro, un marcapunti, una coda lana e delle forbici. Passiamo al video tutorial. Ciniglia e uncinetto numero 9. Facciamo un nodino iniziale, così, e andiamo a lavorare 19 catenelle. Lavorate morbide, ne facciamo 19. Fatte le 19 catenelle, giriamo così, andiamo a lavorare qua su questo lato e andiamo a fare dei punti bassi su ogni punto. Se vi viene difficile individuare la catenella, basta toccare con le dita, cioè li sentite i punti anche se si vedono benissimo. E allora saltiamo il primo punto e andiamo nel secondo, così, e facciamo il punto basso in questo modo e lo segniamo. Vedete? Guardate, questa è la catenella che c'è sopra, il punto che si forma sopra, quindi vi viene facile anche visivamente. Quindi facciamo il primo punto basso nella seconda catenella, anche punto basso, e per tutta la riga faremo punti bassi. Vedete, io li vado toccando con le dita anche se si vedono. Ok, facciamo fino alla fine. Abbiamo fatto 18 punti bassi. Anche nell'ultimo punto abbiamo fatto un punto basso, vedete? Qui. Nello stesso punto dobbiamo formare l'angolo, scusate, con altri 2 punti bassi nello stesso punto. Quindi uno già c'era, un secondo e nello stesso punto un terzo punto basso. Così abbiamo formato l'angolo. Adesso andiamo a lavorare da questo altro lato. Quindi andiamo nel prossimo punto che è qui e facciamo il punto basso e su ogni punto faremo un punto basso. Vedete, mi aiuto con le dita a capire dove che è il punto esattamente. Nel frattempo sto nascondendo l'eccesso di filo sotto i punti bassi e arriviamo fino alla fine della riga. Ho finito la mia riga di punti bassi e sono alla fine. Ho dimenticato a dirvi una cosa all'inizio, che le catenelle iniziali misuravano 23 centimetri. Questo l'ho dimenticato e ve lo dico adesso. Adesso siamo arrivati a 24 centimetri.
Ok, siamo nell'ultimo punto, proprio nell'ultimo, e c'è l'ultimo punto e il punto d'inizio. Vedete, adesso al centro, qui, nello stesso punto, facciamo un altro punto basso, quindi diventano 3, 1, 2 e 3, che è quello dell'inizio dove c'è il marcapunti. Adesso togliamo il marcapunti e facciamo un punto basso che andiamo a segnare sempre, così sappiamo che da qui inizia sempre il giro. Come vedete stiamo lavorando a spirale. Ok, adesso che abbiamo fatto il primo punto andiamo nel secondo e facciamo i punti bassi. Vedete? Semplicissimo. E facciamo tutto il giro, su ogni punto un punto basso, senza fare né aumenti né niente. Facciamo tutto il giro di punti bassi finché non arriviamo al marcapunti. Ho fatto tutto il giro, vedete, anche negli angoli. Questo è il primo angolo e qui sono nel secondo. Vedete, sono prima del marcapunti, quindi ora tolgo il marcapunti e inizio il terzo giro e lo segno. Da qui inizia il terzo giro. Da questo punto in poi dobbiamo cominciare a salire il corpo borsa. Già abbiamo fatto 2 giri e ne dobbiamo fare altri 10, quindi in totale i giri saranno 12, sempre allo stesso modo, facendo dei punti bassi a spirale, senza chiusura. Quindi ci vediamo alla fine del 12° giro. Ho finito i miei 12 giri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Abbiamo fatto 12 giri, sono arrivata a questo punto. Adesso dobbiamo fare alzare le bretelle, una più corta e una più lunga. Quindi che cosa facciamo? A questo punto facciamo 6 punti bassi. 1 e il primo lo segniamo. 2, 3, 4, 5 e 6. Vedete, appena finisce proprio il giro, comunque a metà devono salire le bretelle per fare i manici. Abbiamo fatto 6 punti bassi, adesso facciamo una catenella e giriamo il lavoro e lavoriamo sopra ogni punto, quindi facciamo 6 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Il marcapunti adesso lo possiamo anche togliere, una catenella e giriamo nuovamente il lavoro e lavoriamo in altezza facendo 16 giri in totale, quindi 2 già li abbiamo fatti, 1 e 2, ne dobbiamo fare in totale 16. Ho fatto tutti e 16 i giri, adesso lasciamo un po' di filo perché poi dobbiamo andare a cucire, quindi lasciamo un po' di filo, usciamo così in questo modo e vi do le misure. Allora, la borsa in altezza è 16 per 24. Il primo manico, quello più corto, è 20 centimetri, 9, 8 centimetri. Adesso andiamo a fare l'altro manico, quello più lungo. Quindi ho preso la metà, ho messo il marcapunti, ho contato 6 punti, compreso quello che ho segnato, 1, 2, 3,
4, 5 e 6 e andiamo a lavorare l'altro manico. Mettiamo il filato in questo modo e l'agganciamo dove c'è il marcapunti. Lo passiamo così e facciamo un punto e tiriamo, lo facciamo diventare piccolo piccolo così. Rientriamo nello stesso punto e facciamo il punto basso in questo modo e quello l'eccesso di filo lo tiriamo e facciamo 6 punti bassi. Il primo l'abbiamo fatto, facciamo il secondo, 2, 3, 4, 5 e 6 dove c'è il marcapunti. Ok, adesso togliamo l'eccesso e facciamo una catenella e giriamo il lavoro così e lavoriamo da questo lato, facciamo 6 punti bassi, uno, 2, 3, 4, 5, dobbiamo fare l'ultimo e 6, una catenella e giriamo e facciamo nuovamente 6 punti bassi, lavoriamo e facciamo 28 giri in totale. Anche l'altro manico ho fatto 28 giri, ho tagliato il filo, ne ho lasciato un po' sempre per andare a cucire, poi adesso così lo andremo a cucire il manico al corpo borsa. Vi do anche la misura di questo manico, questo più lungo, che è di 35 centimetri. Adesso andiamo a cucire i manici. Vediamo come. Ago e filo e andiamo a cucire. Contiamo. Devono essere 6 punti, quindi qui finisce. E contiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Entro e aggancio il manico. In questo modo. Adesso entro qui e qui. Nascondiamo l'eccesso dietro il lavoro. Lo stesso lavoro che abbiamo fatto qua lo dobbiamo andare a fare anche in quest'altro manico. Alla fine del nostro progetto ho cucito l'etichettina, ho fatto tutto, ho finito tutto, vi faccio vedere l'interno. Guardate che comoda, non è per niente piccola, abbastanza capiente, si chiude in questo modo. Ecco qui, che bellina, troppo carina, ma poi proprio sa d'inverno.
Bella, molto bella, ve lo consiglio soprattutto per ai principianti, la consiglio perché è veramente di una facilità estrema, è molto molto facile. Ok, ci vediamo al prossimo progetto, però vi ricordo di iscrivermi nei commenti. Cosa ne pensate? Vi piace questo colore? Quell'altro colore è stato facile, è stato difficile? Ditemelo nei commenti. Inoltre vi ricordo che se non avete tempo di realizzare le creazioni, trovate alcuni pezzi delle mie creazioni nel negozio Etsy. Detto ciò, vi saluto da Anna, un bacio e dal busino di Anna. Al prossimo video. Ciao ciao!